Ciao a tutti amici, eccoci con il nuovo video sul canale. Oggi voglio mostrarvi la realizzazione di un piccolo diorama, di una piccola basetta, un passo passo per questo piccolo carro in scala 1:100. Innanzitutto volevo ringraziarvi anche per i grandi numeri e per le grandi visualizzazioni sul canale. Questo mi spinge a fare sempre meglio. Ora vediamo come fare. Innanzitutto partiamo con il materiale, ovvero lo stucco bianco in pasta. Poi con la graniglia, che non è altro che dei sassolini bianchi che poi verranno ovviamente colorati come vedremo nel corso del video, una spatolina che ci serve per stendere lo stucco e della sabbia. Iniziamo ora con il primo passaggio, che non è altro che lo stendere sulla basetta lo stucco in pasta. Ecco, dovete ovviamente coprire tutta la superficie da dover realizzare. Poi il secondo passaggio consiste nel versare della sabbia e incollare i sassolini direttamente sullo stucco. Per far sì che possano aderire meglio alla superficie dovete utilizzare un vecchio spazzolino da denti imbevuto di acqua. Facendo in questo modo, picchiettando la superficie, otterrete quindi una superficie piuttosto ruvida e quindi molto simile a un vero terreno, e allo stesso tempo otterrete che la sabbia è entrata all'interno dello stucco direttamente, si è mischiata con lo stucco. Successivamente si passa della terra comunissima e si agisce come è stato fatto in precedenza per quanto riguarda la sabbia e la graniglia. Si prova il tutto sulla base, quindi sia il palo, che non è altro che plastica, che il nostro carro armato. Infatti è necessario in questo passaggio fare l'impronta dei cingoli. Come fare? Ho innanzitutto ricoperto il nostro carro che era già colorato, i cingoli del carro che era già stato colorato, con della carta stagnola. In questo caso, premendo direttamente sullo stucco ancora umido, si riesce a ottenere il risultato. È ora di dipingere la nostra base. Per dipingerla ovviamente utilizziamo l'aerografo e dei colori che possono variare a seconda del gusto e a seconda di ciò che si vuole ottenere. In questo caso a me serviva ottenere un marrone piuttosto chiaro. Quindi da che cosa sono partito? Sono partito da un deck tan della Italeri, che è stato completamente spruzzato su tutta la superficie, come sto facendo appunto in questo passaggio. Ecco qui, che è poi stato schiarito con vari colori, tra i quali lo skin tone, tra i quali il bianco e ovviamente anche il giallo. Poi ovviamente, come dicevamo, tutto sta a ciò che si vuole ottenere e che tipo di terreno dobbiamo realizzare. Il colore dipende molto da cosa e dove vogliamo ambientare il nostro mezzo. Vedete qui come stiamo procedendo. Ok, procediamo sempre con l'aerografo senza preoccuparci, e ovviamente per cercare di ottenere lo stesso tono anche sui cingoli vado a spruzzare con lo stesso colore un po' di colore sullo stesso carro, sui cingoli dello stesso carro. Questo permette ovviamente di avere dei toni simili, perlomeno, e quindi incredibili. Una volta fatto questo e provato effettivamente che il carro è perfetto per il colore che abbiamo ottenuto, facciamo le ultime luci, se vogliamo, con un colore molto chiaro, addirittura in questo caso anche schiarito, come dicevamo, con del bianco, e ci prepariamo poi per la colorazione delle rocce, che è avvenuta in questo caso con un colore sempre della Italeri, un grigio scuro, la base ovviamente a pennello. Ecco qui come sto procedendo. Dopo aver dipinto le rocce ho realizzato un wash piuttosto leggero, in questo caso con un colore acrilico sempre Italeri dark brown,
ho completamente ricoperto la superficie e soprattutto la zona dove sono le impronte dei cingoli con questo wash, quindi marrone e acqua, come se fosse dell'acqua sporca più o meno. Finito ciò ho realizzato un dry brush sulle rocce. Con cosa? Prendendo del bianco sempre acrilico, scaricando il colore, in questo caso su un foglio, ho poi dipinto con il pennello asciutto le rocce per dare quell'idea di tridimensionalità e di bianco che effettivamente è molto interessante come effetto per la realizzazione delle rocce stesse. In ultimo, per la vegetazione ho usato questi tre tipi di verdi e di terre che vengono utilizzate per il modellismo ferroviario. Ho quindi con la colla Vinavil ricoperto la superficie che doveva essere interessata da questo passaggio, ho poi versato sopra direttamente alla colla l'erba e ho fatto in modo da farla scivolare dove effettivamente avevo messo la Vinavil. Questo è il primo passaggio. Come vedrete poi verrà colorata, ovviamente ho utilizzato anche i 4 diversi tipi di vegetazione in mio possesso per variare ovviamente sia i toni ma allo stesso tempo anche la superficie. Una volta fatto questo ho dipinto con del colore acrilico ad aerografo il verde per farle. Finito ciò, cosa dirvi? Per quanto riguarda le foto del risultato finale ve le linko direttamente sotto a questo video, dove potete anche, se non l'avete già fatto, iscrivervi al canale. Per ora vi ringrazio ancora per la visione di questo ennesimo video e vi lascio appunto con gli ultimi passaggi, che non è altro che l'utilizzo della Posidonia utilizzata per dei ciuffetti più alti, e vi dico ci sentiamo al prossimo video. Grazie ancora per la visione e buon modellismo a tutti.